affrontato un po' il discorso di capire questa moda, no, del line array, che anche a me mi sfugge un attimino, perché tu hai il line array che servirebbe in teoria per raggiungere un pubblico, no? Sì. Con un'onda lineare, giusto? Giusto. Però molto spesso le vedi in qualsiasi tipo di installazione. Allora tu dicevi giustamente, ma va fatta quando hai le risorse e le competenze per farlo, cioè cosa intendi? Quando hai le risorse, le competenze e il tempo sufficiente per poter fare dei setup che ti permettano di coprire al meglio sicuramente la location dell'evento. Specialmente in Italia questo approccio, diciamo, all'NRA invece è diventato più che altro una moda, cioè avere questo impianto che in teoria ti dovrebbe risolvere tutto, ma molto spesso invece non ti aiuta perché tu non hai né la competenza, purtroppo in molti casi, né il tempo sufficiente per fare diciamo, tutti i giusti appuntamenti e programmare l'evento come in teoria si dovrebbe fare per questa tipologia di sistemi. E mi dicevi che voi avevate studiato un line array dove la parte passiva è più, diciamo, c'è meno bisogno della correzione elettronica. Quello che ho visto in giro è la correzione elettronica è pesantissima. Sì, diciamo che la differenza tra i sistemi di line array biamplificati nel nostro caso utilizza sia nel sistema più piccolo che in quello medio un crossover passivo che è una sorta di array compensation, cioè praticamente ti permette di creare una sorta di equalizzazione passiva e quindi andare a sommare i moduli senza intervenire sull'equalizzazione con i DSP, che purtroppo è quello che ormai da qualche anno ha deteriorato notevolmente la qualità di ascolto. Diciamo che ci stiamo abituando alle porcherie più che altro. È quello che un po' è successo con gli MP3, diciamo, trasferiamo un attimo sull'audio professionale. Di conseguenza tu senza intervenire sulla curva di equalizzazione, sommando più moduli fino a un massimo di 8-12 moduli per lato, riesci ad avere una curva quasi flat senza dover intervenire Ma come fai? Cioè, supponiamo di avere, tu avrai un'equalizzazione del crossover se tu hai i tuoi 0 sarà unica, oppure no, ti spiego, allora, la differenza qual è? No, la differenza qual è? Nei sistemi della array che cosa avviene? In realtà tu non hai una somma delle alte frequenze, cioè sostanzialmente succede questo, non hai una cancellazione, però hai un incremento delle medio-basse notevole. Quindi noi partiamo da un modulo che è fortemente sbilanciato sulle alte frequenze, quindi tu hai una curva che in alto lavora molto di più. Sommando più moduli non fai altro che bilanciare le medio-basse. Il contrario di quello che stanno facendo tutte le aziende, praticamente invece vanno a pompare, diciamo, ad equalizzare le alte frequenze, partono dalla curva flat e artificialmente danno le alte frequenze con i DSP, quindi tu poi ti ritrovi ad un ascolto con una certa fatica, c'è artefatto. Noi abbiamo fatto esattamente l'opposto, cioè tu se ascolti una sola cassa magari è troppo aggressiva, troppo enfatizzata sulle alte frequenze, però sommando fai andare su questa parte, la parte che naturalmente va su perché la meccanica. E questa cancellazione come avviene? Perché sono i lobby delle altre frequenze? No, non avviene una cancellazione, in realtà questo rimane costante. Tu vai a sommare solo le medio-basse, quindi tu ti ritrovi poi ad avere una curva flat perché il principio del array funziona così, capito? E quindi tu segui il principio dell'array? Certo. Per esempio la Meyer Sound aveva fatto un sistema di array compensation proprio da stupidi, tu gli scrivevi quanti moduli avevi sul DSP e loro di conseguenza facevano l'equalizzazione, quindi avevano un setup 4 casse, 6 casse, 8 casse, eccetera, eccetera, però partiva sempre dal presupposto che loro equalizzavano le altre frequenze. Certo.
Ma facendo così tu devi sapere prima quanti moduli avrai? Oppure... Diciamo che è un sistema un po', come dire, chiuso, nel senso che è stato calcolato per la media delle rental company, no? Cioè, in media chi ha questo sistema comprerà da 4 a 8 casse. Superate le 8 casse poi tu inizi ad avere uno sbilanciamento di medio-basso e quindi devi equalizzare, però fino a 8 casse funziona. Una rental company secondo te, perché la tua clientela chiaramente sono professionali, quindi non è che vendi a clienti finali, però nel momento in cui i tuoi dealer consigliano un'installazione, qual è la discriminante, diciamo line array, non line array o point source? Dipende dal locale dove lo vai a mettere, dipende se viene smontato spesso e portato in sì, dipende anche da questo. Purtroppo, come dicevo prima, c'è questo fascino, no? Di acquistare il line array come l'impianto risolutivo o come dire, o quantomeno seguire la corrente, no? Cioè, nel senso, io mi compro il line array perché si lavora, però non è detto che sia l'impianto ideale, specialmente per fare gli eventi al chiuso. Oppure per fare dei lavori occasionali, insomma. Io vedo questo sistema per una tournée programmata dove già tu conosci le location, ti puoi mettere a casa a fare la programmazione dei puntamenti, ma non di sicuro il sistema ideale per fare lavori occasionali, come purtroppo è quello che succede nella media dei lavori che ha una società di serviziale.